Bella a tutti ragazzi, eccoci qua finalmente col team Repro, il team con il quale ho fatto primo all'IC di febbraio, un torneo contro 127.327 player. I'm truly stupid, paid, that's just how I feel today. I'm moving slow, cause cold zeros in my lemonade. Prima di cominciare, come al solito, iscrivetevi, lasciate un mi piace e lasciate un commento se volete avere la possibilità di vincere un'ora di coaching gratuito. Allora cominciamo subito. Con questo team sono riuscito a fare 38 win e 5 loss nel corso di 3 giorni. Questo perché le International Challenge durano da venerdì fino a domenica, puoi fare 15 partite al giorno e in totale devi provare a fare più punti possibili. Si parte da 1500 e io facendo 38,5 sono passato da 1500 a 1916. Questo team l'ho obbligato in live il giorno prima della competizione, se volete andarvi a vedere la live vi lascio il canale di ricaricamento in descrizione. Lì troverete pure tutte le partite giocate al torneo nel corso dei 3 giorni. Quindi niente, passiamo adesso ad analizzare Pokémon per Pokémon, cosa fanno le spread e cosa servono i set. Il primo Pokémon di cui andiamo a parlare è la star del team Barraskewda. Barraskewda Life Orb con Swiss Swim, quindi sotto Rain ha il doppio della velocità, che è sicuramente molto buono con il fatto che noi abbiamo Kyogre. 4 HP, 252 attacco, 252 speed, velocissimo arriva a 188 e sotto Rain arriva quindi a 376. Natura Adamant, quindi fa un macello di danni, e da Bounce per fare la Airstream e quindi dare il boost in speed a tutto il team, Liquidation per fare danni, comunque avere la mossa Stab che sotto Rain fa un macello di danni, ed oltre a quello riesce pure a resettare la Rain nel caso qualcuno l'avesse tolta. Poi abbiamo Drill Run che serve a fare Max Quake, che serve a boostare la special defense di Barraskewda e del Pokémon a fianco. E poi abbiamo Touch Up, che è una mossa utilissima in quanto tramite la mossa Dynamax Darkness va a droppare la special defense dei Pokémon avversari in campo. Questo sicuramente ci torna molto utile, infatti noi nel team abbiamo altri 2 Pokémon speciali come Kartana. Questo ci torna sicuramente molto utile, infatti Barraskewda scomba benissimo con Kyogre. Eccoci qui con Kyogre, ho deciso di andare per un Kyogre sui Scarf, infatti con il boost di Airstream andò a superare praticamente tutto il metagame, andavo addirittura a superare Geolecki. Quindi sicuramente è stata secondo me l'opzione che proprio ha fatto in modo che il team diventasse fortissimo, soprattutto in Best of One. Timid, quindi più veloce di Calyrex e di Zacian, anche senza boost di Airstream né niente, semplicemente con la Choice Scarf con il più 1 semplicemente sei più veloce, 252 speed, 252 special attack, 4 difesa, spread abbastanza classica, diciamo che sul Choice Scarf si tende sempre a fare queste cose qua, un Water Spout, Origin Pulse, Thunder e Ice Beam, coverage assolutamente normale e sicuramente ci può stare come moveset per un Kyogre. In alto vi ho scritto HP 16N-1, cosa vuol dire questa cosa? Praticamente gli HP di Kyogre raggiungono la statistica 175, questo significa che è 16 per 11 meno 1. Essendo 16 per un numero meno 1, vuol dire che i danni che ti fanno un sedicesimo, come per esempio la Sand, quindi la sabbia, o la Hail o il Burn, praticamente ti vanno a fare meno danni. Per fare un esempio pratico, con il nostro Kyogre 175 HP andiamo a prendere 10 di danno dalla Sand, mentre se avessimo avuto 176 saremmo andati a prendere 11 di danno ogni turno. Passiamo ora in Didi, Pokémon fondamentale per questo team, infatti va a mettere il campo psico, sicuramente utilissimo, in quanto Rillaboom ovviamente può dare molto fastidio sia a Kyogre sia a Barraskewda. In Didi ho deciso di giocare Psychic Seed con 236 HP, 252 difesa, 20 special difesa. Le mosse sono Expanding Force, Follow Me, Helping Hand e Protect, sono tutte abbastanza fondamentali, infatti Expanding Force va a fare subito danni, diciamo col fatto che tu ti metti il campo sicuramente molto utile, infatti anche in Didi se lo lasci abbastanza fare quello che vuole può fare comunque dei danni con Expanding Force anche se non ha investimenti special attack. Follow Me, mossa fondamentale, infatti tutti gli attacchi vanno su Indeedee, sicuramente molto utile per proteggere la Zacian, o comunque per proteggere il tuo Zacian, per proteggere Kyogre e tutti gli altri Pokémon, anche Kartana comunque. Helping Hand utilissima con Kyogre Scarf, con Zacian è sicuramente molto utile, e protezione per magari qualche volta quando vuoi proteggere Indeedee, lasciare che il tuo Pokémon a fianco muoia e fare in modo che qualcun altro entri e poi sia protetto tramite Follow Me. L'unico calcolo fondamentale di questo Indeedee è che va sempre a reggere il Beam Blade di Zacian 252 Jolly, va pure a reggere ovviamente anche lo Zacian 76 Adamant, però diciamo che se nel caso dovessimo avere più attacco del 252 Jolly significa che molto probabilmente sarebbe un roll, però comunque molto a tuo favore. Gli HP sono sempre 175, quindi 16N-1, e la special defense è pari, quindi il boost non è approssimato. Infatti in statistica questo Indeedee ha 128 e quindi dopo il boost va a 192. Nel caso avessimo avuto una special defense dispari, il boost sarebbe stato approssimato per difetto, infatti Pokémon va sempre a approssimare per difetto. Quindi avessimo avuto per esempio 81 in statistica, 81 per 1,5 fa 121,5 e quindi Pokémon dà sempre 121 in statistica dopo il boost. Passiamo poi a Zacian non c'è praticamente niente da dire se non che l'ho fatto max speed, e molto spesso Zacian non va giocato max speed o comunque non viene giocato max speed. Io decido di giocarlo così, infatti ho Airstream,
su Kartana ed è molto utile quando hai un airstream avere Jolly Zacian. Max Speed è che perché non solo vai a superare tutti gli altri Pokémon, ma diciamo che con +1 vai a superare altre cose, come per esempio Kyogre, Groudon o comunque altri Pokémon che non sono velocissimi, che però sotto Tailwind potrebbero comunque superare il tuo Zacian. Quindi dopo un airstream tu sei più veloce anche di Kyogre in Tailwind, molto molto utile. Le mosse sono completamente standard, abbiamo Blade, Sacred Sword, Play Rough, e non c'è praticamente niente da dire su questo Pokémon. Passiamo poi a Whimsicott, che penso sia stato uno dei Pokémon più fondamentali durante questo torneo. Whimsicott Focus Sash, Prankster, 4 HP, 252 Special Attack, 252 Speed. Diciamo che questo Whimsicott è abbastanza strano, infatti ha delle mosse che non vengono praticamente mai giocate. Ad esempio Energy Ball su Whimsicott, anche se tipo erba, non viene praticamente mai giocata, perché solitamente Moonblast ha una coverage migliore. Però diciamo che io giocando Barra Schiude e Kyogre ero abbastanza debole ad un Pokémon molto giocato come Gaston. Gaston ovviamente è un problema, infatti con Acqua Scolo o Storm Drain attira tutte le mosse tipo acqua, quindi noi con Energy Ball lo puniamo, infatti è per 4, lo vai a killare e semplicemente è più un problema per il resto del team. Altra mossa che ultimamente non era molto giocata è Anchor. Perché Anchor non viene più giocata? Perché semplicemente sulla Dynamax non ha effetto. Anchor va a far ripetere il Pokémon avversario la mossa che ha fatto. Diciamo che in un team hyper offensive secondo me è molto utile. Infatti molto spesso i tuoi avversari vanno a fare protezione o per farsi shottare il Pokémon di fianco per riposizionarsi, oppure semplicemente per saldare al tuo evento in coda Tailwind. Quindi diciamo che Anchor è praticamente la mossa perfetta su questo Pokémon e sicuramente mi ha salvato in un macello di situazioni. Passiamo poi a Kartana, Kartana Soul Vest, Leaf Blade, Sacred Sword, Smash Strike, Aerial Ace. Aerial Ace è molto importante, infatti ti va a dare un boost in speed e a te e al tuo compagno ed è sicuramente molto utile. Smash Strike, mossa stab comunque abbastanza decente, Steel Spike comunque dal boost in difesa sicuramente molto utile in un team con Kyogre, Sacred Sword dal boost a Knuckle comunque ti aiuta a toccare in Cinnabar, sicuramente molto utile, e Leaf Blade vabbè anche questa mossa stab sicuramente molto utile contro Kyogre. La Sped non ha calcoli in particolare se non che la Special Defense, la statistica dell'attacco e la difesa sono pari, facendo questa cosa qua con i boost magari della V in Special Defense, dell'attacco di Knuckle e della difesa di Spike non sono approssimati e quindi vai a ottimizzare i punti ottenuti. E niente, passiamo alle lead. Questo team ha parecchie lead che puoi utilizzare, dipende molto da come ti vuoi giocare il match. Allora, la lead meno utilizzata, però comunque più divertente, è Barra Schiuda Kyogre. Perché Barra Schiuda Kyogre? Kyogre mette la Rain, Barra Schiuda con Swim diventa velocissimo e poi puoi scombare un macello, cioè puoi fare Darkness Spout, puoi fare Earthing Spout, puoi fare praticamente quello che vuoi. Contro i team hyper offensive come per esempio Tornadus è sicuramente molto utile, infatti mi è capitato un ragazzo mi ha dato Tornadus Landorus, io ho fatto Earthing Spout e Kyogre con la scarfa +1 va semplicemente a superare Landorus, quindi io ho praticamente subito vinto. Lui ha switchato per riposizionarsi e poi non è più recuperato. Con questa mod ovviamente vai a portare Zacian indietro, infatti il tuo Pokémon leggendario è sicuramente molto molto utile, Zacian va praticamente sempre portato. Poi come ultimo Pokémon decidi se portare Indeedee o Whimsicott. Se hanno Rillaboom devi per forza portare Indeedee, infatti vai a togliere il campo e magari fai Earthing con Barra Schiuda, vai a killare Rillaboom e poi semplicemente lì la gestisci. Se non dovessimo avere Rillaboom tu comunque puoi portare Whimsicott, è sicuramente un buon Pokémon anche dietro sia per far danni in Energy, comunque ci può stare, sia per far Tailwind, per fare Speed Control o comunque per fare Anchor per supportare o il Ping End. Passiamo poi alla mod che è sicuramente una delle mod che ho utilizzato di più, che è Zacian +1 tra Whimsicott e Indeedee. Diciamo che Indeedee l'ho portato praticamente sempre quando avevano Grimmsnarl. Perché portiamo Indeedee contro Grimmsnarl? Semplicemente perché con lo Psychic Surge tu vai semplicemente a evitare che lui ti spammi T-Wave su tutti i Pokémon. Questa cosa è sicuramente molto molto utile, infatti Indeedee mi ha aiutato tantissimo. Oltre a quello molto spesso mi è capitato che la gente mi faceva Zacian e Grimmsnarl e col fatto che il nostro Indeedee è stato apposta per Beam Blade è sicuramente molto safe fare Beam Blade sul suo Zacian, Follow Me e poi praticamente puoi entrare con Kyogre sotto campo o comunque Kartana ed essere sicuramente messo bene. Whimsicott Zacian è un'altra lead che ho fatto sicuramente un sacco di volte ed è sicuramente molto molto forte. Infatti con la Dynamax di Kartana dietro e Kyogre Scarf è sicuramente molto utile e le partite finiscono in un secondo. Un tip sicuramente molto importante che vi posso dare è che se quando gli date Zacian Indeedee e dite che tenete Whimsicott e Kyogre, sicuramente dovete maxare Kyogre. Questo perché diciamo che la Dynamax di Indeedee e quella di Whimsicott sono molto situazionali. Mi è capitato un po' di volte di maxare Whimsicott, però diciamo che la maggior parte delle volte vai sempre a maxare Kyogre quando porti questi 4. La mod Kartana Whimsicott Zacian Kyogre è molto molto forte, soprattutto con i team con Kyogre. Perché dico questo? Diciamo che i team con Kyogre solitamente hanno Rillaboom e quindi tendono sempre a portare Rillaboom, se no perdono da Barra Schiuda Kyogre. Quindi tu semplicemente portando Kartana Whimsicott sei messo praticamente benissimo. Dietro hai comunque due leggendari come Kyogre e Zacian e con questo mod ho praticamente vinto sempre contro qualsiasi mod con Kyogre. Un consiglio che vi posso dare è che se vi vedono Kyogre +1 come Rillaboom o Tornadus, voi semplicemente andateli a attaccare Tornadus, magari fate Tailwind e essi su Tornadus. Perché questo? Perché semplicemente o Kyogre se ne va o protegge o comunque se attacca non è un dramma, perché comunque Kartana è a V con un macello di Special Defense, quindi va comunque a ben reggere un attacco di Kyogre. E come cosa più importante poi avete Kartana più veloce
veloce di Tornadus e magari potete comunque killarlo con un Spike o comunque ancorare con Whimsicott su Tornadus mentre con Kartana killate Kyogre nel caso fosse rimasto lì. Poi qui messo un'alta lead che non vado a fare molto spesso, però è molto utile contro team con Kaido. Diciamo che Kyogre e Whimsicott è sicuramente fortissima, questo perché Kyogre Scarf va a superare il Kaido e molto spesso loro ti danno Tailwind più Kaido e praticamente si è messo benissimo perché loro fanno Tailwind attacco, tu fai prima Tailwind e Water Spout e vinci praticamente subito. Quindi questa mod è sicuramente molto forte. Diciamo che se hanno le Jackie nel team comunque puoi andare di Kartana a Whimsicott e giocartela esattamente come se fosse un Kyogre team, quindi vai a fare speed control con Kartana e poi vai a vincere con Dessione Kyogre. E niente ragazzi, vi lascio qui il rental code, mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non avete ancora fatto e niente, bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video.